quale occasione migliore per parlarvi dei completi che utilizziamo in moto se non quella dopo aver letto il cartello Route della fin del mondo? Pantaloni, giacca. Ma prima di parlarvi del perché, del per come abbiamo scelto questo completo per questo cambio di vita, ora che ci troviamo qua ad Ushuaia, dopo 5.000 km percorsi circa da Montevideo, tra polvo, come lo chiamano qua, ripio, strade dissestate, temperature dai più 45 nella Pampa argentina ai 5-6 gradi qua ad Ushuaia, tolgo le protezioni, infilo tutto in lavatrice, andiamo a sviscerare i pro e i contro di questi completi. Paraschiena, protezione per le spalle, altra protezione, protezione per i gomiti, prendiamo i pantaloni, protezione per i fianchi, protezioni per le ginocchia. Ora chiudiamo tutte le zip prima di inserire i capi in lavatrice. Chiusa, 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 chiusa. Chiusa. Chiudiamo la giacca anche nella parte frontale, eccola là, e per fare un ottimo lavoro giriamo il capo. Chiudiamo anche i pantaloni, lasciamo le bretelle. Ora faccio la stessa cosa per il completo di Sara perché sono io che mi occupo di queste cose e infiliamo tutto in lavatrice. Controllate sempre l'etichetta all'interno, in questo caso primo simbolo 40 gradi, terzo simbolo si può mettere all'interno dell'asciugatrice ma in modalità delicato perché c'è un pallino all'interno del cerchio. Non esagerate con il carico, io prima lavo il completo di Sara, poi lavo il mio completo. Detersivo delicato, nel mio caso utilizzerò questo perché è quello che abbiamo trovato qua in casa. Delicato, non esageriamo con la centrifuga perché parliamo di capi in Gore-Tex, quindi massimo 600, io faccio 400 giri. 40 gradi. Per quanto riguarda le protezioni, prima che le rimonto sono sempre le stesse degli altri completi Rucca, sia Rucca Stretch Air che Rucca Hexagal, tutte di secondo livello della D3O, ad eccezione del paraschiena che potete scegliere se primo o secondo livello. Per il completo di Sara versione taglio lady, stesso identico concetto, intercambiabili con gli altri modelli, in questo caso sono tutte protezioni di primo livello. Veloce confronto tra protezioni primo livello, protezioni secondo livello. Nel caso specifico ho preso come esempio le protezioni del ginocchio. Oltre alla differenza di dimensione c'è anche la differenza di spessore. Queste sono circa 1 centimetro più sottili di queste. Ora andiamo a montarle. Protezioni rimontate ma location totalmente diversa. Il tavolo si è trasformato miracolosamente da bianco a trasparente in vetro e le luci sono diventate da luce calda a luce bianca. Tutto questo perché le clip che avete visto poc'anzi sono state girate circa 5 mesi fa a fine gennaio, ci trovavamo ad Ushuaia, mentre ora siamo a fine giugno e ci troviamo nel nord dell'Argentina, a Salta, vicino alla Bolivia. A questo punto la domanda nasce spontanea, ma perché Francesco questo salto temporale all'interno del video? La risposta è semplicissima. Quando ho iniziato a montare questo video, e cioè dal ritorno a Ushuaia, dal ritorno alla Terra del Fuego, si sono verificati dei fatti barra fattacci che hanno aumentato la nostra esperienza inerente ai completi che stiamo utilizzando. E dato che proprio in questo video voglio fare una sorta di recensione più completa e dettagliata possibile del perché, del per come abbiamo scelto questi completi per questo cambio di vita, mi sono detto perché non andare a implementare questo video? Detto ciò, andiamo a prendere i completi. Prima cosa, dato che abbiamo iniziato il video parlando di protezioni e dato che dobbiamo parlare di un capo che dovrebbe proteggerci quando siamo sopra la moto, questo capo è veramente protettivo? Rispondere a questa domanda in maniera oggettiva è praticamente impossibile. Quello che possiamo fare noi è controllare i tipi di protezioni e controllare il tipo di materiale. Le protezioni le abbiamo viste, sono indubbiamente delle ottime protezioni, ma il materiale? Prima cosa che salta all'occhio, questa scritta qua, Gore-Tex e non Gore-Tex Pro. Mi sono soffermato su questo dettaglio, ci ho fatto anche molti video sul canale per capire la differenza tra Gore-Tex e Gore-Tex Pro. Senza tornare nel dettaglio, piccola rinfrescatina. Per un ripasso veloce
veloce, guardate che cosa mi sono inventato e poi non ditemi che non vi voglio bene. Focalizzate lo sguardo nel colore verde, nella membrana in Gore-Tex. Se noi prendiamo un trincetto, tagliamo le nostre giacche, quindi andiamo a sezionare il tessuto, capiremo subito la differenza tra il Gore-Tex normale e il Gore-Tex Pro. Il Gore-Tex normale è un duello perché è composto da due componenti, la membrana in Gore-Tex e il tessuto esterno, incollati, laminati, che creano un unico tessuto, mentre nel Gore-Tex Pro i componenti, tra virgolette, sono tre: il tessuto interno, la membrana in Gore-Tex che rimane affogata tra i due tessuti e il tessuto esterno. Nel Gore-Tex Pro pensate ad un panino col prosciutto. Queste sono le due fettine di pane e il prosciutto rimane affogato all'interno, quindi il prosciutto è protetto da entrambi i lati, mentre nel Gore-Tex Duelle il prosciutto rimane scoperto nel lato interno. In primis vi chiedo scusa perché qua non abbiamo più l'attrezzatura che avevo a casa, guardate come sono messo. Ho acquistato una sorta di quaderno dei bimbi, post-it per simulare la sezione e penne colorate che non guastano mai. Neanche un professore universitario farebbe una simulazione del genere. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Vabbè. Da questa super simulazione scaturisce un'ulteriore domanda. Ma Francesco, perché hai scelto questo piuttosto che questo? Anche perché questo costa circa la metà di questo. Attenzione, seconda super slide. Guardatela bene perché con questa rispondo alle tantissime domande che mi avete fatto, ma soprattutto rispondo al titolo del video. Partendo all'alto notate le stagioni dell'anno, mentre all'inizio ho messo i tre capi che dal mio punto di vista sono tra i migliori capi presenti sul mercato in relazione all'utilizzo. Primo posto Ruka Hexagal Gore-Tex Pro, il capo che abbiamo utilizzato per il viaggio a Capo Nord. Al centro Ruka Rimo R, il capo che abbiamo scelto per questo cambio di vita, Gore-Tex Duelle, costa circa la metà del Gore-Tex Pro. In basso Ruka Stretch Air, il capo utilizzato per il viaggio in Marocco, cordura traforata, costa circa la metà del Gore-Tex Duelle. Ma se entriamo nel dettaglio di questa slide, cosa notiamo? Notiamo che il Gore-Tex Pro è ottimo per la stagione invernale e anche per le stagioni intermedie, ma ho dato sufficiente alla stagione estiva perché noi l'abbiamo utilizzato anche con 40 gradi, ma se mi chiedete posso utilizzare un Gore-Tex Pro per un viaggio in Sicilia, per un viaggio in Spagna in estate? La mia risposta sincera è assolutamente no, perché ci sono dei capi più performanti con il caldo. Passando all'estremo opposto, Ruka Stretch Air, il capo utilizzato per il viaggio in Marocco, se guardate la votazione vince alla grande sul Gore-Tex Pro in estate, per questo dato ottimo. Per le stagioni intermedie ho dato sufficiente perché utilizzando dei buoni mid layer, un intimo tecnico, si riesce comunque ad indossare. Per la stagione invernale assolutamente bocciato. A questo punto capite benissimo perché Ruka Rimo R, il capo che stiamo utilizzando, si trova al centro tra Ruka Hexagal e Ruka Stretch Air, tra il Gore-Tex Pro e un capo traforato, perché questo dal nostro punto di vista è il migliore capo per un utilizzo 4 stagioni e questo lo si capisce bene andando ad analizzare i voti. Il Gore-Tex Duelle va benissimo nelle stagioni intermedie primavera-autunno, mentre ho dato buono in inverno e buono in estate perché se il capo dispone di molte aperture per la reazione si riesce ad indossare anche con le alte temperature, in quanto il tessuto è più sottile rispetto al Gore-Tex Pro, quindi più traspirante, mentre in inverno ho dato comunque buono perché se si utilizzano dei buoni mid layer si riesce ad indossare anche con temperature prossime allo zero. Classificazione finale importantissima: sia questo che questo sono capi impermeabili, non necessitano di antipioggia. Noi nel nostro cambio di vita non ci siamo portati antipioggia perché Ruka Rimo R è un antipioggia di suo, mentre nella cordura traforata ovviamente in caso di pioggia dovete mettere l'antipioggia. Non ho messo un range di temperature perché la temperatura potrebbe variare in relazione alla persona, nel senso c'è la persona che resiste più al caldo e la persona che resiste più al freddo. Se mi chiedete il mio personale punto di vista, con il Gore-Tex Pro si potrebbe viaggiare dai 25 ai 26 gradi a scendere, con la cordura traforata, con i completi classici traforati dai 25 ai 26 gradi a salire, con il Gore-Tex Duelle, cioè il completo che stiamo utilizzando noi, la temperatura migliore sarebbe da 10-15 gradi fino ai 30-35. Poi giocando con i mid layer e intimi tecnici si potrebbe aumentare il range di utilizzo. Detto questo, spero di essere stato chiarissimo del perché e del per come abbiamo scelto Ruka Rimo R per questo folle cambio di vita, ma la cosa che più mi preme, la cosa che più mi interessa è che questa condivisione sia stata utile per voi che vi trovate dietro la camera per la scelta del vostro completo in relazione all'utilizzo che fate voi della vostra moto. Via la roba da cartoleria, post-it, penne e andiamo a parlare, a scendere il completo nel dettaglio. Partendo dalla parte alta della giacca, nel colletto troviamo 2-3 cm di questa fascia, è neoprene, morbidissima,
molto interessante perché crea una sorta di guarnizione tra il colletto e il sotto del casco. Materiale morbidissimo, 100% poliestere, quindi non si acciacca, non assorbe acqua, molto resistente. Vi ricordo che è laminato con la membrana in Gore-Tex 2L. Per questo motivo vi faccio vedere un dettaglio. All'interno della giacca, sotto la classica retina, notate questo colore biancastro, perché se vi ricordate la slide della sezione che avevo fatto all'inizio del Gore-Tex 2L, all'interno non c'è un terzo tessuto come nel trilamina, come nel Gore-Tex Pro, che protegge la membrana in Gore-Tex. Infatti in questo caso vedete questo colore biancastro perché il bianco appunto è la membrana in Gore-Tex. Altro dettaglio interessantissimo sono i polsini in Gore-Tex, stesso concetto della giacca Ruka XL. A me questo dettaglio fa impazzire letteralmente perché sono morbidi, lunghi, si infilano dentro al guanto, non li sentite, il guanto si infila all'interno della manica, quindi nelle zone più esposte, che appunto sono quelle dei polsini e del colletto, siete super protetti dal vento e dalla pioggia. Zona delle spalle, dei gomiti e parte bassa dei pantaloni ovviamente rinforzi in cottura perché sono le zone più esposte in caso di caduta, e in questo caso vi devo ricordare la brutta caduta che abbiamo avuto lungo la ruta 288 in Patagonia. Se guardate le immagini, il fondo della ruta era veramente messo malissimo. Vi ricordo che da queste parti non passa quasi nada, spesso e volentieri passano solo pick up con delle gomme rinforzate, ma quando passano le auto è capitato molto spesso che le gomme vengono tranciate perché i sassi sono enormi e anche taglienti, e per questo vi devo far vedere una cosa. Noi, in base alla dinamica dell'incidente, siamo stati catapultati, siamo atterrati a circa 10 metri dalla moto, siamo caduti nella parte destra e se guardate la manica della giacca, ma qualsiasi punto, non ha subito la più piccola lacerazione, scucitura, sgualcitura, niente di niente, neanche le zone riflettenti 3M. Se lavo la giacca torna come nuova nonostante la bruttissima caduta. Tornando al discorso importantissimo, utilizzo con le alte temperature, oltre al fatto che il tessuto è in Gore-Tex 2L, quindi più leggero rispetto a un Gore-Tex Pro, i tecnici della Ruka hanno inserito tantissime zip per migliorare la reazione. Tutte le zip ovviamente sono nastrate per non far entrare acqua e ne troviamo due sul petto, due lunghissime sulla manica, quella alta può essere aperta dall'alto verso il basso, mentre molto interessante quella lunghissima nella parte dell'avambraccio può essere aperta dall'alto verso il basso in maniera tale che la manica rimanga sempre stretta, quindi non si allarghi, ma al tempo stesso può essere aperta dal basso verso l'alto per appunto allargare la manica. Ma guardate questo dettaglio. In questo punto c'è un fermo per non far allargare troppo la manica, ma al tempo stesso prendere aria. Con lo stesso concetto troviamo una zip lunghissima nella zona interna del costato, quindi può essere aperta dal basso verso l'alto per regolare la circonferenza dei fianchi, ma al tempo stesso può essere aperta dall'alto verso il basso, lasciando la stessa circonferenza, facendo entrare aria. Parte posteriore, troviamo un'altra apertura nella zona alta della schiena. Passando la cerniera principale che apre la giacca è protetta da questa patta sempre in Gore-Tex sostenuta da del velcro, ma la stessa cerniera è nastrata per non far entrare acqua. Una caratteristica interessante è che all'interno troviamo un'ulteriore patta con un gocciolatoio per appunto far defluire l'acqua nel caso si infilasse nella cerniera. Passando al discorso ergonomia, per cucirci la giacca su misura in relazione al nostro fisico, troviamo regolazione nella parte alta del braccio con questi bottoni che regolano appunto la circonferenza, e anche nella parte bassa, quindi nell'avambraccio, queste fasce per regolare il girovita. Nella parte posteriore, sempre in prossimità della fascia, trovate questo elastico. Questa cosa mi è piaciuta molto e è piaciuta molto anche a Sara. Nella parte bassa troviamo questo velcro che serve appunto per regolare il giro dei fianchi, che possono essere regolati a loro volta con questa cerniera sempre nastrata. Passando al discorso tasche, ne troviamo due nella parte anteriore, tipologia di tasche a toppa che io amo, perché quando si inserisce all'interno del materiale la tasca si gonfia verso l'esterno, quindi il materiale non spinge verso l'interno. Però, come dicono qua in Sud America, le tasche non sono water resistant, quindi non sono resistenti all'acqua, non hanno la cerniera nastrata. Peccato, dal mio punto di vista
vista con la massima trasparenza e onestà intellettuale avrei preferito che fossero state impermeabili. Magari se un tecnico della Rucca guarda questa recensione, il mio feedback è di trasformarle in impermeabili. Nella manica sinistra trovate un'ulteriore tasca non impermeabile per inserire delle schede. Inoltre nella parte posteriore troviamo un'ulteriore tasca sempre a toppa, ma anch'essa non water resistant, non ha la cerniera nastrata. Visibilità, inserti 3M riflettenti nella parte anteriore, questi rossi, e nella zona delle braccia, sia questi rossi che il classico logo della Rucca, e nella parte posteriore sempre inserti rossi e la classica R con il logo della Rucca. Passando all'interno troviamo la classica retina e troviamo queste due tasche che possono essere usate come contenitore, ma al tempo stesso possiamo inserire i protettori del petto, gli stessi che abbiamo in Rucca Excal. Mentre nella parte bassa troviamo questo elastico con la cerniera perimetrale per collegare la giacca ai suoi pantaloni. Per chiudere il cerchio, questa giacca, ovviamente i pantaloni, vengono considerati da Rucca come un vero completo antipioggia. Per questo vengono venduti senza protezioni, perché è appunto completo, pensato per essere utilizzato sopra la classica armatura toracica. Ma al tempo stesso hanno voluto dare la doppia funzione, quindi hanno inserito le apposite tasche dove appunto inserire le protezioni e trasformare giacca e pantaloni in un vero completo da moto. Allacciandomi al discorso fatto poc'anzi, se volete utilizzare questo completo come stiamo facendo noi, quindi un completo a sé, dovete sapere che le taglie non corrispondono. Nel caso la giacca veste una taglia e mezza in più, mentre i pantaloni a grandi linee vestono uguali. Quindi se come me avete una giacca taglia 54 della Rucca e magari è leggermente larghina, dovete prendere per la Rucca Rimo R taglia 52. Mentre per i pantaloni a grandi linee vi consiglio di prendere sempre la stessa taglia. Via giacca, passiamo ai pantaloni. Non hanno la classica chiusura a bottone, ma bensì regolazione dell'ampiezza sia a sinistra che a destra. Per essere aperti basta aprire il velcro a destra in questa maniera. Hanno i classici alloggi per le bretelle, per me è fondamentale questa cosa. Una volta che ti abitui alle bretelle, ragazzi, non ne vuoi fare più a meno. Oltre alla regolazione con il velcro, troviamo nella zona interna un lunghissimo elastico. Questi pantaloni sono comodissimi in vita e inoltre vedete la classica zipper perimetrale che si aggancia alla giacca. Scendendo troviamo due tasche, questa volta con zip nastrata, quindi water resistant. Rimanendo sempre in tema tasche, nella parte laterale delle gambe troviamo due tasche a toppa, lo stesso concetto, le tasche che abbiamo sulla giacca. Secondo me queste tasche dovrebbero averle tutti i pantaloni da moto. Io ci tengo le cose più importanti che abbiamo, perché viaggiando in contesti poco sicuri a volte voglio che le cose più importanti viaggino insieme a me e non insieme alla moto. Però queste tasche, come la giacca, non sono resistenti all'acqua, quindi non water resistant. Comunque per comodità uso dei contenitori come questi water resistant dove metto insieme tutte le cose. Questa sacca la potete trovare nel sito della Touratech, mi piace perché ha la dimensione giusta per appunto inserire passaporto, carta di credito, documenti piegati, perché il classico foglio A4 piegato in 4 parti entra perfettamente all'interno. Subito di fianco alle tasche trovate due zip nastrate, quindi resistenti all'acqua per far entrare aria, e subito dietro altre due zip sempre nastrate per far fuoriuscire l'aria. Piccolo e banalissimo dettaglio: quando chiudete le zip nastrate le dovete sempre mandare a battuta bene, praticamente nasconderle dietro a questa protezione in maniera tale che l'acqua non si infili. Scendendo ancora dalla zona del ginocchio in giù, nella parte frontale trovate questo rivestimento in cordura, perché appunto questa è la zona di massima abrasione in caso di caduta. Nella parte interna trovate il classico logo Rucca riflettente 3M ed inoltre trovate questa lunghissima zip che serve per allargare il pantalone nella parte finale. Piccolo dettaglio: quando la zip è aperta trovate questo pezzettino di velcro che serve per sostenere la patta. Passando invece alla parte interna della gamba, dal ginocchio in giù trovate questa protezione in pelle molto spessa, mentre nella parte posteriore, proprio sotto alle natiche, trovate un ulteriore rivestimento con la stessa pelle che trovate nella zona interna. Questo è un dettaglio che a me piace molto perché non scivolate sulla sella, ed inoltre, come in tutti i pantaloni Rucca, aspettate che li apro così si vede meglio, trovate all'interno una sorta di cuscino che equivale a grandi linee, un po' più sottile,
al cuscino che hanno i ciclisti sulle loro salopette. È un dettaglio che apprezzo molto perché anche se di poco migliora il comfort dopo tante ore in sella alla moto. Ora, dopo avervi mostrato i pantaloni, chiudiamo definitivamente il cerchio dicendo il prezzo. La giacca viene venduta intorno ai 650 euro senza protezioni, i pantaloni intorno ai 530 euro sempre senza protezioni. Video pippone terminato. Come sempre alla fine del mio video pippone arrivo stracotto, ho anche finito la voce, però spero in qualche maniera di aver risposto a tutte le vostre domande. Se ne avete altre fatemi nei commenti. Poi quello che spero ardentemente, che è molto più importante, che in qualche maniera vi ho guidato nell'acquisto del vostro capo in relazione all'utilizzo che ne fate della moto. Questa è la cosa più importante. Di Rucca che dire, chi va in moto da tanto tempo sa che parliamo della Ferrari dell'abbigliamento. Tanti mi chiedono, ma è meglio Rucca o un altro brand? Ragazzi, lungi da me che esiste solo questo brand, ci sono tantissimi altri brand di altissimo livello. Quello che possiamo dire a livello oggettivo, con onestà intellettuale, è che quando parliamo di capi con la dicitura in Gore-Tex, dobbiamo sapere che se Gore-Tex mette il marchio significa che questi capi devono sottostare ai rigidi controlli imposti da Gore-Tex. Quindi, qualsiasi sia il brand, se parliamo di capi in Gore-Tex sono capi di altissimo livello. Poi, scegliere un capo rispetto a un altro, come ho detto sempre, guardate i dettagli. Nel caso specifico, guardate le prese di ventilazione, guardate il dettaglio del colletto, guardate il dettaglio del polsino. Questi sono i dettagli che fanno la differenza tra un capo e l'altro. Poi indossatelo, se lo sentite bene addosso per come siete fatti fisicamente, oppure se vi piacciono esteticamente, potete scegliere un capo piuttosto che un altro. E io vi saluto mostrandovi queste due cose. Guanto Rucca Thermo G Plus che indossavo quando siamo caduti. Guardate l'unico difetto, cioè nonostante il ripio bruttissimo, nella parte interna questo leggero graffio, per il resto nada de nada. Il danno peggiore l'ha avuto lo stivale, ma anche qua ragazzi parliamo di uno stivale eccezionale. Ma per questi ed altri accessori faremo ulteriori video pipponi. Dobbiamo parlare dell'intimo Outlast, dobbiamo parlare di tutti i mid-layer della Rucca, di tutte le tipologie di guanti che ci siamo portati per questo folle cambio di vita, eccetera eccetera. Ragazzi, che dire, se volete supportarci mettete un mi piace, lasciate un commento e magari offriteci un caffè con il link PayPal in descrizione. Ciao ragazzi!